Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare dell'oscura tragedia che si celerebbe dietro i Teletubbies? I 4 personaggi del famoso programma di intrattenimento per bambini creato dalla BBC e prodotto dalla Ragdoll Production tra il 97 e il 2001 sono stati creati da Annie Wood ed Andrew Davenport. I 4 protagonisti sarebbero ispirati a 4 bambini realmente esistiti che erano ricoverati in un istituto psichiatrico pediatrico in Bulgaria. L'angosciante storia che sto per raccontarvi potrebbe non essere una teoria così inverosimile come pensiamo. Ma amici, prima di iniziare iscrivetevi subito al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video, se siete appassionati come me di paranormale, storie true crime e mistero. Ma adesso iniziamo. Negli anni 90 la Bulgaria contava il più alto numero di bambini all'interno degli ospedali psichiatrici di tutta Europa. Questo terribile fatto fu anche il tema per un documentario che mandò in onda la BBC nel 2007 intitolato I bambini abbandonati della Bulgaria e che raccontava le condizioni disumane in cui versavano questi ospedali, ma soprattutto i loro piccoli pazienti. I Teletubbies sarebbero ispirati a 4 bambini realmente esistiti che erano stati abbandonati dentro un istituto psichiatrico in Bulgaria. Il nome di questo luogo è tuttora sconosciuto, però si sa che era noto con il nome di La La Land. Gli infermieri gli davano da mangiare a malapena una volta al giorno, ma spesso venivano picchiati, derisi e lasciati senza cibo da chi invece doveva occuparsi di loro con amore, pazienza e dolcezza, cercando di alleggerire la loro già gravissima situazione. Questi bambini, di cui si sa poco e niente, morirono all'interno di quell'istituto lo stesso giorno in circostanze davvero orribili. Uno di loro era Lala. Aveva una deformazione al volto che lo faceva sembrare più lungo del normale. La bambina venne rinchiusa in una cella gelida e tutta al buio per oltre 5 anni e questa cosa ebbe delle ripercussioni gravissime sulla sua psiche. Sembra che ballasse tutto il giorno, borbottando parole incomprensibili, forse per via del fatto che non parlava una sola parola di bulgaro. Aveva sempre il sorriso stampato sul volto, nonostante i terribili soprusi di cui era vittima. Pensate che un giorno gli infermieri, per tenerla ferma, gli spezzarono entrambe le gambe. Ma non solo, perché a causa del fatto che aveva praticamente trascorso tutta la sua vita all'interno di una cella al buio, la sua pelle aveva acquisito un colorito giallognolo. Lala fu di ispirazione per Lala, il Teletubbies giallo. Altro di quei bambini era Towotei, aveva solo 7 anni, era sordo, con la stessa deformità sul volto di Lala. Il bambino passava la maggior parte del tempo dondolandosi raggomitolato su se stesso, ma era anche molto problematico, sembra che sbattesse ripetutamente la testa sul muro talmente forte da lasciare addirittura il segno. A causa di questo, per tenerlo buono, veniva spesso legato alla recinzione esterna dell'istituto e lasciato lì solo al freddo. Nonostante tutto, anche quando era mezzo morto di freddo, Towotei continuava a sorridere, proprio come Lala. A causa però delle basse temperature a cui era sottoposto quando veniva lasciato fuori al freddo, i suoi arti sembravano essersi congelati e la sua pelle aveva acquisito un colore molto simile al blu. Towotei è stato di ispirazione per Tinky Winky, il Teletubbies viola. Poi c'era Donka, aveva 6 anni e anche lui una deformazione al volto. Il bambino non parlava, ma non era muto dalla nascita, si rifiutava solo di farlo, forse perché nessuno gliel'aveva mai insegnato. Donka era quasi sempre malato e vomitava spesso, soprattutto quel pochissimo cibo che ingeriva. Nessun medico ha mai approfondito la sua situazione clinica, purtroppo. Anzi, ogni volta che vomitava veniva lasciato sdraiato sul suo stesso vomito. Donka fu di ispirazione per Dipsy, il Teletubbies verde. Infine c'era Polina, la più piccola dei 4, perché aveva solamente 3 anni.
Aveva trascorso tutta la vita lì dentro perché a causa della gravissima deformazione al volto i suoi genitori l'avevano abbandonata in quell'istituto subito dopo la sua nascita. Pensate che un giorno d'inverno Polina si era addormentata accanto dei ceppi di legno vicino al camino e gli infermieri, che erano ubriachi, la gettarono nel fuoco pensando che fosse un pezzo di legno. Le sue urla di dolore richiamarono immediatamente l'attenzione del personale, che si affrettò a tirarla fuori. La sua pelle, che era gravemente ustionata, assunse un colore rosso vivo. Polina fu di ispirazione per Po, il Teletubbies rosso. Amici, se tutta questa storia vi è sembrata terribile e straziante, vi dico che non è finita, purtroppo, perché quello che sto per raccontarvi è qualcosa di davvero raccapricciante, quindi tenetevi forte. In quell'esistenza così oscura e senza speranze c'era qualcosa a cui i bambini erano molto legati, qualcosa che li trasportava fuori da quell'orrore e da cui erano ossessionati. La televisione, l'unica loro fonte di conforto e che li teneva ancora in vita. Ce n'erano davvero tantissime e trasmettevano costantemente in tutto l'istituto. Un giorno però quei 4 bambini ascoltarono qualcosa che non avrebbero mai voluto ascoltare, una conversazione. Il direttore dell'istituto stava dando ordine ai suoi assistenti di sbarazzarsi di tutte quelle TV, perché il prezzo dell'elettricità era aumentato e quindi dovevano assolutamente risparmiare sui costi. Stava parlando liberamente davanti a quei 4 bambini che lo guardavano sorridenti, pensando che tanto non avrebbero capito quello di cui stava parlando. I bambini invece si guardarono l'un l'altro e il panico si impadronì di loro. Che cosa avrebbero fatto senza la loro scatola magica? L'unica fonte di benessere che avevano. Quel giorno elaborarono un piano perché non potevano assolutamente permettere che le televisioni venissero portate via. Così, quella stessa notte, aspettarono che calasse il silenzio e quando sentirono che tutti si erano addormentati, uscirono fuori dai loro lettini e si incamminarono verso gli scaffali. Tutti i bambini dormivano in uno stanzone, un lungo tunnel di cemento al buio, e l'unica differenza che c'era tra il giorno e la notte era che la notte non c'erano gli infermieri. Dovevano fare di tutto per mettere al sicuro le loro televisioni, ma non sapevano dove nasconderle, perché a parte i loro letti, le stanze erano completamente vuote. Non avevano neanche la possibilità di fuggire, perché erano talmente deboli da non riuscire neanche ad arrampicarsi per poi scappare. A Donka però venne un'idea. L'unico posto dove potevano nascondere qualcosa erano le loro pance. E lo avevano già fatto in passato, ingoiando dei piccoli giochi. Adesso le televisioni erano piccole, potevano stare all'interno della loro pancia, ma erano troppo grandi da poter ingoiare. Quindi che cosa si poteva fare? La notte passò e il giorno arrivò in fretta. Al risveglio gli infermieri si precipitarono subito nello stanzone dove dormivano i bambini. Ma si trovarono davanti uno scenario davvero raccapricciante. Gli arrivò subito un odore fortissimo di sangue alle narici e al centro della stanza, per terra, c'erano i corpi senza vita di Polina, Donka, Towotei e Lala. Ognuno di loro si era strappato le viscere a vicenda con le unghie e nelle loro pance c'erano posizionati i televisori tutti sporchi di sangue, qualcosa di spaventoso che fece scappare via gli assistenti urlando. Questa storia sarebbe accaduta nel 1995. C'è chi sostiene che sia solamente una storia di fantasia, una creepypasta, una teoria complottistica, ma c'è anche chi ritiene che sia tutto vero, qualcosa che se fosse venuto allo scoperto avrebbe potuto scioccare il mondo intero, quindi c'è anche chi ritiene che sia stato tutto insabbiato dal governo bulgaro. E qui molti di voi potrebbero chiedersi perché trasformare una storia così disturbante, piena di dolore e tristezza in un programma per bambini. Forse per dare un finale diverso a quei 4 bimbi? In un mondo meno crudele i Teletubbies vivono tutti insieme in una cupola magica, ridono, scherzano tra loro, si rincorrono tra verdi campi, giocano e sono felici. Possono avere la loro scatola magica nella loro pancia senza dover morire per questo.
Amici, nel tempo le teorie sui Teletubbies sono state davvero tantissime, dagli alieni che ci sarebbero sotto i costumi ai significati nascosti all'interno della serie con le teorie più disparate. Ci tengo a dire che la produzione dei Teletubbies e i creatori di questi personaggi hanno assolutamente smentito di aver mai messo in giro una storia simile. C'è però anche da dire che nel documentario del 2007 che mandò in onda la BBC proprio sui bambini abbandonati della Bulgaria, si parla proprio di uno specifico orfanotrofio, quello della cittadina di Mogilino a nord della Bulgaria, che documenta la realtà più cruda di quell'istituto, dove risiedevano numerosi bambini e adolescenti con disabilità mentali e fisiche. I minori in questione mostravano di essere stati privati per tanti anni delle cure e delle assistenze di cui avrebbero necessitato, abbandonati proprio al loro destino e privi di ogni aiuto. Amici, è una storia talmente raccapricciante che si fa fatica a credere sia vera. Però non dimentichiamo che sono state tantissime le realtà disturbanti in diversi orfanotrofi nel mondo. Fatemi sapere se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti perché sono molto curiosa di sentire le vostre teorie in merito. Se questo contenuto l'avete trovato interessante, mi raccomando, lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con una nuova storia. Ciao amici!